Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati nel canale e se siete nuovi benvenuti, allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. Oggi è un video tutorial dove ti faccio vedere come si accorciano dei pantaloni eleganti. Ti ho fatto vedere vari video dove parlo di come accorciare i pantaloni, sia pantaloni sportivi che i jeans, mantenendo anche l'orlo originale del jeans. Oggi invece andiamo a vedere come si accorciano i pantaloni però eleganti, quindi accorcierò oggi un paio di pantaloni fatti da me. Paio di pantaloni palazzo che però ho fatto troppo lunghi, quindi a meno che non mi metta le zeppe non mi stanno. Oggi vediamo insieme come fare dal punto di vista sartoriale, come si fa ad accorciarli, quindi passo passo. Spero che il video ti sia utile. La prima cosa che devi fare è far indossare i pantaloni. Io li ho già indossati, quindi non ho bisogno, però la prima cosa è far indossare i pantaloni alla persona con le scarpe che usa abitualmente. Quindi magari se una donna magari indossa spesso delle scarpe con il tacco, se è un uomo più o meno le scarpe che usa abitualmente. La misura si prende da dietro, quindi dalla parte del dietro. Il pantalone dovrà scendere sulla scarpa e fermarsi a qualche centimetro da terra. Mi servirà un metro a nastro, un gessetto, un paio di forbici, spilli, se preferisci questi in vetro, che si possono stirare, filo da imbastire e vari aghi. Andiamo subito a confezionare. Prendo il mio metro e mi segno questa distanza. Sono 5 cm in meno e comunque me lo segno e direi anche con uno spillo. Fermiamo in questo modo. Quindi questa è l'alternativa se abbiamo, magari non abbiamo la persona ma abbiamo solo il pantalone. Quindi in questo caso abbiamo segnato questo punto qui. Quindi 5 cm. Devo eliminare prima di tutto il vecchio, la vecchia parte del pantalone che non mi serve più perché devo rimpicciolirla, quindi apriamo questa parte qua, quindi smontiamo il vecchio orlo del nostro pantalone. Quindi come possiamo vedere i due pantaloni li ho tutti e due aperti, quindi devo distanziarmi di 5 centimetri, quindi da questo punto qua. Quindi faccio così, posso utilizzare una riga per congiungere le due parti in questo modo. In questo modo, e anche da questa parte faccio la stessa cosa. Quindi vado qui, quindi 5 centimetri, 5 centimetri, ok, poi unisco queste due parti con la mia riga. Questa è la parte terminale, diciamo, del mio pantalone. Allora, cosa faccio? Io mi voglio fare i fili lenti o punti lenti anche da questa parte, come se dovessimo fare il pantalone da zero. Ovviamente tu puoi utilizzare la tecnica a te più congeniale. I vecchi pantaloni non mi servono più e facciamo i punti lenti.
prima di aprire mi voglio segnare i centimetri dell'orlo, che sono 5 centimetri, quindi va benissimo qua, ecco qua. Quindi devo tagliare in questo punto qui, taglio direttamente. Ok, e questa è la parte in più. Devo aprire per i fili lenti, ecco qua, apro bene e taglio le mie marche in questo modo. Ok, io avrò segnato il mio orlo. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Li ho rifiniti con la tagliacuci, ma volendo li puoi rifinire anche con la macchina per cucire, ma io ho la tagliacuci per cui ho fatto prima. Quindi adesso andiamo alla confezione. Rivoltare il pantalone al rovescio e abbiamo i nostri punti lenti. Piegare il nuovo margine sulla linea di riferimento che abbiamo fatto prima con il gesso e poi con i punti lenti. Quindi faccio in questo modo, lo rigiro, lo spillo, lo blocco con gli spilli, facendo riferimento a queste linee che sono le nuove linee del mio nuovo orlo. Una cosa importante, facciamo coincidere questa cucitura con questa, quindi possiamo mettere uno spillo in questo modo, in modo tale da bloccare, e continuiamo a mettere gli spilli. Quindi abbiamo fissato con gli spilli. Ora dobbiamo imbastire il nostro filo da imbastire. Prendo un bel ago lungo e imbastiamo. Togliamo gli spilli che non ci servono più, quindi abbiamo il pantalone in questo modo. Quindi, come puoi vedere, ho rifinito vicino al bordo, non ho rifinito qui, cioè non ho imbastito qui, ma vicino al bordo. Adesso io devo fare, lo voglio rifinire con un punto invisibile, un sottopunto, e poi dopo posso togliere l'imbastitura. Quindi mi servirà un filo in tinta. Per fare il sottopunto devo girare questa parte in questo modo, parto dal centro in questo modo, giriamo così e facciamo un sottopunto. Perché in questo modo non si vede niente dall'altra parte. Vedete? Quindi ve lo faccio rivedere, si gira. Adesso ne facciamo un punto piccolo piccolissimo qua, la parte del pantalone, qua non si vedrà, quindi uno piccolo così,
ed è anche rilassante perché magari ci ascoltiamo un podcast oppure ascoltiamo un filmato o guardiamo la televisione. Lo trovo molto rilassante il cucito a mano, mi è sempre piaciuto, anche perché poi il risultato è molto più professionale rispetto al punto invisibile a macchina. Ti ho fatto un video sul punto invisibile a macchina, se non l'hai visto vai a guardarlo, ma io l'ho fatto giusto per fartelo vedere come si fa, ma non lo uso mai, 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 mai. L'ho fatto quella volta per fartelo vedere, dopodiché non lo farò mai più in vita mia, perché non mi piace il risultato. E continuiamo così fino alla fine. Una volta che ho terminato di fare il sottopunto, devo togliere l'imbastitura qua, i punti lenti che ho fatto precedentemente. Quindi questo è fatto, lo rigiriamo nuovamente al dritto e poi lo stiriamo con il ferro da stiro in modo tale da appiattire il nostro pantalone. Ti consiglio di utilizzare per stirare uno di questi teli per stiro in modo tale da evitare che il tessuto possa diventare lucido. Tutorial, noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando iscriviti al canale, condividi il video, metti like e un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o che sei passata. Ciao e al prossimo video!